giapponesi qua a Kyoto. I giardini più famosi stiamo adesso visitando, questo è Rojin Inn che ha diversi padiglioni, li visiteremo adesso uno a uno. All'interno dello studio dell'Accademia per noi è affascinante e fondamentale ricercare i principi che abbiamo visto anche nei giardini cinesi, ma li troviamo anche nei giardini giapponesi, certo con una freschezza, una raffinatezza particolare, la trasformazione che troviamo anche molto diciamo specifica del Karen Sansui, così si chiama giardino secco, è quello di trasformare l'acqua che troviamo nei giardini cinesi in pietra, in ghiaia, in sabbia, perché ovviamente non c'era così tanta possibilità. Però sono giardini evocativi, questo stiamo parlando di un giardino evocativo, cioè che porta la persona che è qua all'interno a una forma di meditazione, di riflessione. Vediamo già qua, siamo all'interno del padiglione, vediamo già la decomposizione delle pietre con il muschio e una composizione a 3 che richiama poi gli aspetti scenografici, paesaggistici, sempre gli aspetti spirituali. Ma andiamo a vedere più in là che ci sono tante altre cose molto interessanti da osservare. Ecco, qua siamo nel piccolo padiglione di Tottekiko, che è una componente evocativa. Qua veramente abbiamo la sensazione della voglia di essere meditativi, di andare dentro al concetto zen. Ovviamente questi posti erano dati da persone nobili e persone ricercatrici, ma ovviamente anche monaci. Quindi chi l'ha fondata e chi l'ha fatta proprio per cercare di far sentire i principi universali all'interno della persona. Qui c'è il concetto dell'acqua che continua a cadere come una goccia e crea queste onde. Queste onde sono due concetti qua, dello yin e dello yang, vedete queste due aperture, e dal cielo cade l'acqua e batte. Si dice che la pietra è anche simbolo della verità, e più la goccia si apre, più diciamo, la verità è forte, che resiste a questa espressione diciamo, di continua caduta. Nel senso della solidità, no? La pietra rimane a prescindere dall'acqua che sbatte, e lei rimane e le increspature si fanno ancora più alte perché la verità rimane all'interno, qualcosa dentro di noi che continua a persistere e a rimanere, anche se il tempo, no, la cangianza delle realtà continua a, come dire, a trasformarci, eppure questa cosa rimane. Questo è il concetto dell'essenza che rimane all'interno. Quindi abbiamo ancora una componente di due linguaggi paralleli che si rispecchiano, quindi questo yin e yang. Ovviamente questo tetto, essendo aperto, fa cadere anche l'acqua. Adesso vi faccio vedere anche delle immagini, cosa succede nel giardino quando arriva l'inverno. Vieni pure avanti, faccio vedere. Quando viene l'inverno cade la neve all'interno, o anche abbiamo la luce che penetra all'interno. Quindi è un giardino dinamico questo, che porta delle vocazioni molto forti all'interno di una cangianza anche stagionale. E questo è veramente uno dei giardini più interessanti proprio per gli studiosi di giardino zen. Andiamo a vedere un altro padiglione che è altro affascinante, interessantissimo. E questo è il padiglione Ishidan. Qua vediamo la caratteristica forma circolare. Ovviamente le forme circolari trattengono l'energia e portano l'energia all'interno. Vediamo le due pietre anche lì frontali, una pietra yin e una pietra yang, come sono proposte in questa specie di isola. Ecco, le isole rappresentano le isole degli immortali, c'è questo tipo di leggenda, diciamo, antica giapponese ma anche cinese, dove tutti questi santi immortali stanno in questi luoghi. Potremmo dire è un luogo parallelo, potremmo dire il nostro paradiso, come un aldilà in un certo senso, quindi evoca ancora una volta una profondità nell'aldilà. Vediamo il lavoro, ogni mattina arriva qua il giardiniere e rastrella questa ghiaia, la pulisce, la mette a posto, c'è un lavoro incredibile di messa a punto, e vediamo anche la tipologia 3 pietre lì in fondo, 3 prete con quel muschio laterale, che è sempre il concetto dello sviluppo energetico. Quindi abbiamo la pietra bassa, la pietra mediana e la pietra alta. Questo crea un circuito di spirale. Ogni pietra quindi ha un rapporto o yin yang o di spirale, vediamo quella in fondo, e tutte e 3 sono comunque 3 blocchi. E ancora il numero 3 è un numero, come dire, sacro, perché sviluppa energia. E in questo scorcio, in questa parte, si può notare questo padiglione veramente affascinante. Se guardate qua sulla sinistra vediamo qua l'isola dell'immortale, queste due pietre anche yang e yin,
questo muschio, questo rafforzamento del cerchio, queste onde che danno questa vibrazione anche molto forte al giardino. I giardini montani che rappresentano poi l'aspetto appunto dell'arrivo dell'illuminazione, no? L'aspetto della centratura paradisiaca. Vediamo le composizioni che sono sempre a 3, a 2, in un rapporto yin yang perfettamente bilanciate, con pietre anche che sono perfettamente stabili e interrate. Il dono che ci fa la contemplazione di un giardino zen è quello di renderci consapevoli dell'importanza dell'ambiente, un ambiente che deve essere sentito, percepito, ascoltato, quindi curato, ma al tempo stesso reso strumento, uno strumento di tipo terapeutico. Penso ad esempio all'approccio di tipo protesico, dove appunto l'ambiente va a completare l'opera terapeutica da apportare nelle persone di cui ci prendiamo cura. Questo ci insegna la sacralità di un ambiente da custodire, ma anche da implementare e da rendere strumento d'amore e di cura. E qua siamo nella parte chiamata Kodatei, che adesso vi spiegherò, affascinante, però la cosa che devo farvi subito vedere è che è all'interno della vista della casa monacale ovviamente. Vedete, viene a vedere queste parti qua, qua si nota la classica, diciamo, stanza giapponese con i tatami in paglia, diciamo, di riso, posizionati in un certo modo, no? Che hanno una forma anche a modulare, e che le persone mettevano poi il futon e dormivano qua all'interno. E quindi al mattino si svegliavano, aprivano queste porte di carta di riso e guardate che spettacolo, vedevano questo giardino zen. Kodatei, questo Kodatei, il suo significato vuol dire anche la così viene chiamata, tradotto anche a però è derivazione quella indiana, cioè lo yin e lo yang. Una volta abbiamo il bilancio tra pieno e vuoto, tra il cerchio e la mezzaluna, cioè si parte ancora da in fondo, no? Vedi come c'è, piano piano è come, qualcuno dice anche che sembra l'espressione solare anche dello sviluppo, diciamo, del movimento del sole, no? Quindi abbiamo una forma che dal cerchio diventa una semiluna. Tutto esprime comunque una realtà ancora una volta dello yin yang. Qua c'è il principio del pieno e il vuoto che si esprime, diciamo, nel suo massimo livello, ed è esemplare vedere sempre questo concetto della perfezione anche del cerchio, no? Che piano piano si sviluppa al massimo la sua forza e poi verso la parete diventa questa mezzaluna, quindi potremmo dire lo yang, e poi diventa lo yin. Poi guardate come il sole fa questa ombra e gioca queste ombre che riflettono come le onde del mare, un aspetto meditativo, è come un aspetto vibratorio che ti affascina, ti attira, ti cangia anche, perché queste crespature continuano a far cambiare l'ombra e la luce, quindi veramente è difficile farvi sentire cosa si sente, diciamo, all'interno di questi spazi. Mentre questi spazi vanno percepiti, cioè la realtà è che bisogna sedersi e rimanere in silenzio a osservare anche questi spazi, quindi è qualcosa che questi giardini vanno ascoltati, vanno percepiti, non si può troppo anche spiegare, no? E cos'è che si percepisce? Il principio, quando il principio vibra all'interno di uno spazio, così lo si sente anche internamente nella persona. Ed è questo, è la magia dei giardini zen, che veramente tocca un po' diversi livelli dello spirito. Stiamo entrando nel tempio Kozenji Temple. La cosa che voglio farvi notare è sempre, vedete, i viali hanno questa interruzione con dei gradini che danno il senso di importanza, staccano anche dalla parte bassa, difendono dagli animali anche, diciamo così, no? Perché si rialzano. Però sia i gradini che anche il passaggio, vedete questo rialzo qui che si vede sotto. Questi dicono, sia in Cina che in Giappone, è per tenere fuori gli spiriti cattivi, no? Dicono questo. In realtà si chiude anche i portali, si chiudono i battenti, ma anche per mantenere l'energia all'interno anche dello spazio. E questa è una tecnica anche feng shuistica, sempre sottile, per mantenere il chi che circoli all'interno. Siamo nel tempio Kozenji.
江戸時代中期のものです。 Questa è una bellissima 廊下左右の水路は esempio 長年の風雨にさらされましたが、 di rispecchiamento del 大小 paesaggio. 唐獅子が描かれております。 Vedete la parte sotto e la parte sopra si rispecchiano completamente. これは幕末1864年 La barca degli immortali che viene sprofondata dal tesoro e arriva alla 長 spiaggia. 州の軍勢1500人が天龍寺に陣を敷きました。敵機に流行る兵士がその時に柱に試し切りなどをした後が Rubare il paesaggio, questa è la tecnica. Prendere la forma, vedete? 前は京都四条派を伝え La forma viene presa arcuata e viene presa arcuata anche sopra. Questo è il rispecchiamento. Un giardino stupendo anche questo. Anche all'interno del giardino vedete i rispecchiamenti. Questo sasso piatto, guardando la prospettiva, c'è un sasso piatto anche qui. Guardate come tutto è collegato. Ogni gioco di pietra è studiata in un blocco unico di linguaggio e di collegamento tra le varie pietre. Un gruppo, un altro gruppo in fondo, che si collegano anche loro tra le parti alte. C'è tutta una geometria sacra e un collegamento interno che crea questa sensazione di energia e di piacevole sensazione spirituale. Si vede anche l'onda che scende, vede? E che si collega alla barca. Il gioco della ghiaia è studiato per dare questo senso di movimento. Quel gruppo di rocce anche in fondo, vedete come sono accostate in un'altra area. Il fiume arriva da qui, si apre, si espande e la barca arriva e approda. Tutto questo nel rispetto anche del gioco delle punte che si vede sulla montagna.